Ciao a tutti cari amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre. Abbiamo la carta del diavolo. Che carino, in questo mazzo è rappresentato come il barbecue, il fuoco. Di solito quando c'è il diavolo, ragazzi, si parla di una certa energia un po' repressa, un po' costretta. È una carta che parla di vizi, è una carta che parla di dipendenze, ma anche di potere personale. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Se poi non sapete come incastrare questi oroscopi, io ho pubblicato una guida che vi spiega proprio come farlo e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, il link per la pagina web, il link per il seminario di approfondimento su tarocchi e karma che si terrà a settembre e sempre nella descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con l'eremita, il mago, l'imperatore, il matto, ragazzi, 4 arcani maggiori, il re di spade, il fante di bastoni, la ruota della fortuna e l'otto di spade. Avete ben 5 arcani maggiori, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo un po' di capire com'è l'energia generale del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questo eremita. Due di bastoni e asso di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il mago. Cinque di pentacoli e il mondo. La sensazione che ho, ragazzi, è che stiate studiando, stiate progettando, pensando, ideando qualche tipo di nuovo progetto, perché qui abbiamo sia l'asso di pentacoli che il mago. Per qualcuno potrebbe essere la decisione di iniziare un viaggio in solitaria. Devo dire che c'è anche questo 5 di pentacoli. Datemi una carta. 3 di spade. Mm. Tra il 5 di pentacoli e il 3 di spade, ragazzi, potrebbe arrivare una certa delusione nel prossimo periodo. O potrebbe anche essere l'idea di un sacrificio, cioè è come se qui steste pensando a qualche cosa di nuovo. Adesso io non lo so che cosa corrisponde all'asso di pentacoli, ognuno di voi lo adatti alla propria lettura. È come se ci fosse un nuovo seme da seminare, da piantare, una nuova strada da percorrere e secondo me qualcuno inizierà a percorrere questa strada con spirito di sacrificio, dedizione. Ehm, io credo che questo nuovo percorso sia
diciamo, legato a una questione monetaria. Potrebbe anche essere che qualcuno si trovi in questo 5 di pentacoli e decida di fare qualche cosa per togliersi da questa situazione di carenza. Andiamo a vedere l'imperatore al contrario. Asso di coppe e fante di coppe. Di nuovo una carta di nuovi inizi. Bisogna andare a vedere anche il matto. Giustizia e 6 di spade. Io credo che qui, perché anche queste carte mi dicono che c'è la voglia di andare avanti, la voglia di questo nuovo inizio, c'è come la voglia di allontanarsi da un certo stato. Però avere sia l'imperatore che la giustizia al contrario non giovano in questa situazione perché è come se non ci fossero regole. È come se qualcuno decidesse di partire per questo nuovo viaggio, per questa nuova avventura, per questo nuovo progetto, ma senza avere, diciamo, un piano d'azione. Ehm, Probabilmente c'è tanta passione, c'è tanta voglia di andare avanti, ma è come se non ci fosse una strategia. Andiamo a vedere il re di spade. Amanti. E imperatrice al contrario. Andiamo a vedere anche il fante di bastoni. Sole. Diavolo e eremita nuovamente. Io credo che qualcuno di voi si senta solo nell'affrontare, o meglio detto, si sentirà solo nell'affrontare un certo percorso. Per qualcuno potrebbe essere un trasloco, per qualcun altro potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso, magari lavorativo o proprio di vita. Potrebbe essere anche l'inizio di una nuova relazione, adesso poi ci arrivo. Andiamo a vedere il sole che avete 2 volte. Imperatore nuovamente e luna. Andiamo a vedere l'8 di spade anche. Nove di bastoni e 4 di bastoni. Mm. Mm. La sensazione, ragazzi, è che appunto ci sia qualcosa di nuovo che possa iniziare nel mese di settembre, ma è come se si facesse fatica a gestirlo, a mandare avanti questo progetto, un po' per una certa mancanza di regole, di struttura, diciamo, del progetto, un po' per, se vogliamo, una certa ingenuità da parte vostra. Probabilmente c'è entusiasmo, c'è enfasi per questo progetto ed è come se vi faceste un po' fagocitare dal bello senza tenere in conto il risvolto della medaglia, il lato B, cioè è come se non prendeste in considerazione quello che potrebbe succedere, no? Sapete, quando si fa un progetto diciamo che si fa una specie di lista tra i pro e i contro, tra quello che potrebbe andare bene e quello che potrebbe andare male e soprattutto nella seconda parte, cioè in quello che potrebbe andare male, si gioca un po' a scacchi, cioè nel senso che se dovesse succedere questa cosa qui, io come mi muovo, come sopperisco a questo problema e è come se si facessero una sorta di ehm, piani alternativi nel caso le cose non dovessero funzionare come voi vi aspettate. Questi piani alternativi, secondo me, mancano in questa fase ed è quello invece che avete bisogno di sviluppare.
Andiamo a vedere carta per carta, scusate, settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, può essere che qualche cosa inizi, ragazzi, però ho come l'idea che non sia qualche cosa, diciamo, completamente in regola, potrebbe essere qualche cosa così. Ehm, Potrebbe anche essere un bell'ambiente lavorativo, il titolare o la titolare o i titolari potrebbero anche essere delle belle persone, però è come se in questo lavoro non aveste modo di crescere nella scala gerarchica, cioè è come se fosse un lavoro dove quello fate e quello potrete fare, cioè nel senso non c'è molto sviluppo a livello di ruolo in questo lavoro. Ho anche la sensazione che potrebbe non essere esattamente il lavoro dei vostri sogni e avere una paga inferiore a quella che vi aspettate. E devo anche dire che molti di voi si rassegneranno un pochettino, nel senso che diranno, vabbè, ho trovato questo, quindi per adesso vado avanti così. Mi ritorna un po' con queste carte, nel fatto di iniziare un qualche cosa, ma ehm, diciamo il 5 di Pentacoli mi dice che c'è come questa carenza economica, come se non fosse pagato bene. Ora, sapete che ogni lavoro è momentaneo e non disperate perché adesso può essere che sia così, ma non è detto che tra 6 mesi sia ancora così. Ok, quindi se si tratta di resistere per un po', potete farlo. Diciamo che è come se fosse un qualche cosa che vi aiuta a smuovere l'energia più che a darvi speranza per il futuro. Sento come se sì, è un lavoro, può essere carino, ma non è l'ultimo lavoro. Per le persone che sono dipendenti, certe volte ho la sensazione che qualcuno possa voler cambiare lavoro perché ho l'idea che ehm, è come vedo che non si può salire nella scala gerarchica anche per voi. È come se o foste già arrivati al massimo del ruolo che si può rivestire, oppure è proprio qualche cosa dove si fa fatica ad ascendere, a salire, mettiamola così. Tutto sommato è un mese abbastanza in armonia per quello che riguarda gli occupati. Ehm, Però appunto ho la sensazione che sarà un mese un po' così, un po' neutro, mettiamola così, non ci saranno né grosse vittorie né grosse sconfitte, mettiamola così. Per le persone che invece sono in un lavoro autonomo, non abbattetevi, mi viene da dire. Io credo che qui ci sia qualche nuovo prodotto o nuovo servizio che potreste offrire, che potreste fornire, però è come se le carte vi dicessero non è ancora il caso di espandersi, cioè aggiungete a quello che già state facendo, però non mettetevi a fare altro. Non lo so, vendete prodotti per la casa, magari aggiungete qualche prodotto in più, però non vi mettete a vendere, non lo so, aspirapolveri. Cioè rimanete per adesso sul settore che state già seguendo. Potete aumentare l'offerta, fare delle promozioni, fare degli abbonamenti, insomma, però rimanete lì. Insomma, questo è un po' quello che mi dicono le carte, no? Per quello che riguarda il lato economico. Ehm,
Dunque, secondo me è quello il lato che vi pesa di più in questo mese, cioè quello economico, proprio perché abbiamo anche questo 5 di pentacoli qui all'inizio. Ed è come se stesse cercando qualche via di uscita per guadagnare di più, per portare più soldi a casa, per aumentare i clienti piuttosto che le entrate o il venduto per ogni singolo cliente. Ehm, Quello che mi viene da dire è, finché sarete voi a gestire il denaro, sì, magari non sarà tantissimo, però è come se riusciste in qualche modo a ricavare del denaro aggiuntivo, se vogliamo, per togliervi i vostri sfizi, anche se sento che nel mese di settembre sfizi pochi perché non c'è questa abbondanza di denaro, ok? Però sì che c'è un'abbondanza di opportunità per magari nel mese successivo iniziare a guadagnare di più. Quindi secondo me si tratta di fare un pochettino il punto della situazione e cercare di capire che cosa si può mettere a frutto per guadagnare di più. Nel caso, ragazzi, abbiate dei progetti con degli amici, degli investimenti con degli amici, insomma, qualsiasi cosa che riguardi economia e amici, ho la sensazione che sarà da dividere, cioè gli amici da una parte e l'economia dall'altra, perché c'è questo diavolo che vi fa sentire costretti, cioè se io sto investendo con un mio amico, una mia amica, in qualche cosa abbiamo messo metà soldi a testa, finché siamo in due bisogna prendere le scelte in due, quindi anche se io ho bisogno di soldi, però per esempio, non lo so, non è un buon momento per disinvestire, non posso prendere i soldi. Se sono da solo, agisco con la mia testa, faccio alto e basso come mi pare e questo è un po' il consiglio per il mese, cioè di maneggiare la parte economica solo con la vostra testa, senza stare a sentire amici, parenti, familiari e via dicendo. È come se aveste bisogno di trovare una vostra autonomia. Anche perché ricordiamoci che qui avete un eremita iniziale, qui abbiamo di nuovo l'eremita, però qui c'è un asso di denari, qui avete un asso di coppe, qui c'è il mago e qui avete anche un matto, quindi sono carte di inizio, carte di qualche cosa di nuovo che arriva. Per quello che riguarda i progetti, di nuovo, anche qui sento che sarebbe meglio che lavoraste da soli. È come se da soli riusciste a fare di più, mentre invece dovendo, tra virgolette, aspettare che qualcun altro prenda le proprie scelte o se vi tocca aspettare di mettervi d'accordo, è come se qualche bella occasione potesse sfumare. Quindi il consiglio è di ragionare da soli, prendere le vostre scelte da soli, anche per quello che riguarda i nuovi progetti, che secondo me potrebbero anche partire. Vi dico, c'è bisogno come di un po' di struttura in più, soprattutto se avete questo problema economico che abbiamo visto qui all'inizio con il 5 di spade. Quindi sono in carenza economica, voglio fare di più per togliermi da questa carenza economica e cercate di capire che cosa potete fare investendo il minor denaro possibile. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, allora io vi dico che secondo me qualche cosa di nuovo inizia. Ehm, io vedo che qualcuno partirà per un viaggio, partirà come qualcuno potrebbe anche proprio decidere di fare il cammino di Santiago. Sento che è come se fosse un viaggio di introspezione, un viaggio per capire dove posso migliorare, cosa devo lasciare indietro. Qui avete un 6 di spade, che è la carta delle credenze limitanti, quindi è qualche cosa che bisogna lasciare indietro. Però secondo me può essere una bella avventura e vi parlo di avventura perché abbiamo il diavolo qui, quindi sicuramente sarà un qualche cosa che vi tenta, anzi sarà qualcuno che vi tenta. Secondo me potrebbe nascere qualche cosa di bello. L'unica cosa
è che la vedo più come un'avventura che non come una relazione di un certo stile, ok? Di un certo spessore. Per cui non ci rimanete troppo male se vedete che insomma non si riesce ad andare avanti di pari passo in modo parallelo. Sento più che è una relazione che viene per farvi divertire e per farvi un po' risvegliare, se vogliamo. Potrebbe essere una relazione a distanza per qualcuno e quindi di difficile concretizzazione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, essere in una relazione per me vuol dire avere qualcuno in testa, tipo anche se non è ancora successo niente a livello carnale, se le due persone si pensano, hanno già creato una sorta di ponte tra di loro e quella è una relazione. A livello energetico, però è una relazione. Allora, devo dire che potrebbero esserci delle sorprese, ragazzi. Allora, le cose sono due. O voi siete in una fase vostra particolare, e avete bisogno come di essere presi dall'altro o dall'altra per riuscire ad uscire un po' da questo momento cupo. Oppure è l'altro che vi, o l'altra che vi fa stare in questo momento un po' così, un po' di sacrificio, un po' di sofferenza, un po' di schiavitù, mi viene da dire. Probabilmente qualcuno sta aspettando che l'altra persona prenda delle decisioni. Questo non giova alla relazione perché è come se voi vi metteste in stand-by e aspettaste che fosse l'altro o l'altra a decidere per la vostra vita. E credo che ci sia questo atteggiamento per paura di perdere l'altro. Però vi dico che così non si crea una relazione sana. Difatti poi si finisce con un 4 di bastoni al contrario, che mi parla proprio di un disequilibrio. Quindi secondo me c'è da riprendere un po' in mano la vostra vita all'interno della relazione. Potrebbe essere interessante che voi organizziate qualche cena, qualche serata, magari un viaggio, uno spostamento, qualche hobby, un nuovo corso a cui partecipare, qualche cosa da fare insieme. È come se aveste bisogno di qualcosa di concreto tra voi due. Non basta il ci vediamo, spariamo due cavolate, ridiamo, ci mettiamo un attimo in orizzontale e poi finito. No, è come se aveste bisogno di più. Come se in questo mese doveste capire dove va la vostra relazione, che cosa avete in comune, che cosa vi piace fare, quali sono gli obiettivi. Per quello che riguarda la situazione familiare, allora ragazzi, dico spesso che il diavolo parla di energia repressa, molte volte io lo sento come se fosse rabbia e in questo caso sento che in famiglia, qualsiasi sia la discussione che avete avuto, potrebbe essere necessario riavvicinarsi alla famiglia. Ora, non so se siete voi che ritornerete, diciamo così, alla carica con i vostri familiari o se sarà un vostro familiare che ritornerà alla carica con voi, ma sento che c'è come la possibilità di chiarire qualche discussione, qualche divergenza che c'è stata in passato. Quindi è un buon periodo per ricreare l'armonia familiare. Per quello che riguarda invece il vostro stato psico-emotivo, allora, vi dico che arriverete ad un certo punto, secondo me è l'eremita che gioca a vostro favore perché ce l'avete due volte, sarete in una fase così introspettiva, sarete come abituati a fare, a pensare da soli o vi abituerete a essere indipendenti, autonomi, autosufficienti, ma a tal punto che sento che un po' tutto la scacchiera intorno a voi alla fine del mese cambierà. Cioè è come se non foste più disposti ad aspettare, a sacrificarvi, ad abbassare la testa voi per gli altri, a dire sempre sì per amor di pace. Cioè
sento che arriverà come un certo punto dove non vi importerà se, dicendo quello che pensate, le persone si allontaneranno da voi. È un po' come se diceste, vabbè, per tenermi una relazione così non mi serve, quindi mi sento libero o libera di esprimere quello che provo e quello che penso. Se poi la persona è una persona matura e vuole rimanere per chiarire, bene. Se questa persona non è matura e vuole solo avere ragione e non risolvere il problema, va bene uguale. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, andiamo a vedere Osho. Io comunque ho la sensazione che tutto questo... Guardate, è di nuovo uscito l'eremita. Secondo me lo stare con voi stessi vi darà una forza, una grinta, la possibilità di autoconoscervi. Ricordatevi che l'eremita è il saggio, è colui che sa, è colui che ha già esperienze sufficienti per cavarsela da solo. Ok? Andiamo a vedere ancora una carta. È come se vi doveste togliere da quello che vi lega agli altri. È come se c'è questa voglia di iniziare, può esserci anche proprio un nuovo inizio di tipo concreto, ma secondo me è come se voi cambiaste e il non accettare più le cose che accettavate prima cambierà automaticamente le cose intorno a voi. Abbiamo oltre le illusioni e maturità. Quindi vedete che questa è la carta del giudizio, questo è il 9 di pentacoli, che di nuovo è una carta che mi parla di single. Io sento che ragazzi qualcuno potrebbe preferire rimanere single che avvicinarsi a persone che hanno già una vita complicata. Con la carta del giudizio sento che imparerete a vedere lungo. È come avere quel sesto senso, quella capacità di discernimento molto risvegliati che vi danno appunto la possibilità di vedere chiaro. E la maturità, vedete che qui c'è, fa vedere un frutto, una mela che si stacca dall'albero perché è matura. È come se dicesse i tempi sono maturi per staccarsi. Io qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe ehm, staccarsi da certi comportamenti che ha acquisito fino ad adesso. In realtà non vedo rotture a livello di relazioni, ragazzi, però sì che c'è come una scossa di assestamento. Andiamo a vedere un altro oracolo. Guardate, strada sbagliata, il giorno 30 del mese che viene. Io sto pubblicando a fine agosto, quindi potrebbe essere il 30 di settembre. Sì, mi rimanda un po' a quello che vi ho detto adesso, no? È come se ci fosse qualcuno che nel mese di settembre cerchi di aggiustare le cose, di far partire qualche cosa, però poi entro la fine del mese vi rendete conto che da soli forse è meglio. Oppure non con questa persona, non con questo capo, non con questo gruppo ehm, di anime. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. 2. Quando darete il loro vero valore ai vostri giorni e li colmerete di amore, allora conoscerete il vero significato della vita, perché la vita è amore e l'amore è vita, ed io sono amore e vita, tutto in uno. L'amore è l'uno e il tutto. Quando amate davvero voi siete tutto, voi siete uno con la vita. Aggiungerei che prima di sapere come amare gli altri bisogna sapere come amare se stessi. Quando sei sopraffatto da pensieri di paura e di depressione, sappi che io sono con te, a proteggerti e a riportarti alla calma. Ogni paura scomparirà e sarai colmo di pace. Il mio amore è sempre con te. Sentiti al sicuro in esso e vai avanti calmo e fiducioso, sapendo che il mio amore è continuamente al lavoro dentro e attraverso di te.
Tenete presente ragazzi, avete 3 volte l'eremita, per qualcuno potrebbe esserci come la paura a rimanere da soli e quindi infilarsi in relazioni che si sa già subito, perché il nostro intuito ce lo dice, si sa subito che c'è qualche cosa che non va, che non è proprio la persona giusta, c'è come qualche cosa che puzza, però ci tappiamo il naso, per paura di rimanere soli, accettiamo di frequentare persone o di fare lavori o insomma di entrare in compagnie di amici che magari non vibrano tanto con noi, ma per paura di rimanere soli ci accontentiamo, ci adattiamo. E questo non è amarsi, questo è rispondere alle nostre paure. Paura di rimanere solo, va bene qualsiasi persona, qualsiasi lavoro, pur di non rimanere solo. Però così è come se si andasse verso il basso, no? Ci si adegua a vibrazioni che non sono proprie nostre, che non collimano con le nostre. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per una consulenza personalizzata con me, per iniziare un lavoro di crescita personale, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti e lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Nella sezione degli abbonati ci sono 4 playlist, sono numerate dall'1 al 4, andrebbero viste in ordine di numero, perché è stata studiata come se fosse una scuola. Quindi ci sono gli argomenti, diciamo, base all'inizio e poi si va via via complicandosi la vita. No, sto scherzando, sono cose molto semplici in realtà. Però vi invito a dare un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!